Ci sono match che fanno la storia, match che non si dimenticano, match che diventano leggende e poi c'è Saya Kamitani contro Natsupoi, il bene contro il male, il destino contro il potere, il cuore contro la tirannia e tutto ancora una volta accade a Sapporo Rendezvous 2025 nel main event che racchiude anni di rivalità, tradimenti, gloria e redenzione. Saya Kamitani, la regina indiscussa che regna con tirannia su un popolo che non è stato in grado di detronizzarla. Natsupoi, la salvatrice, la speranza di molti, pronta a far cadere la perfida regina. Ma Saya Kamitani vs Natsupoi non è solo una guerra valevole per il World of Stardom Championship, no, c'è di più. Perché Sapporo Rendezvous è il luogo in cui tutto è iniziato, esattamente un anno fa. Era il 28 luglio 2024 quando durante il main event del pay-per-view accade l'impensabile. In quel match Maika, all'epoca campionessa, affrontava Natsuko Tora, leader di Oedo Tai, pronta a scrivere un'altra pagina di storia dopo aver messo fine all'esistenza di Queen's Quest. Natsuko partiva come sfavorita anche perché Maika poteva contare sul supporto di Saya Kamitani, rimasta orfana della sua unit proprio per colpa di Tora. Saya aveva tutta l'intenzione di vendicarsi, unendosi a una Maika con cui aveva stretto un forte legame. Nei giorni che precedettero l'evento, Maika e Saya costruirono un'amicizia così profonda da far pensare che la Kamitani fosse destinata a entrare in EXV. Ma non fu così. Anzi, Saya con fredda lucidità aveva pianificato ogni dettaglio e, sul più bello, fece un gesto inaspettato che lasciò tutti a bocca aperta. Quando Maika sembrava sul punto di chiudere l'incontro, Saya la tradì e si schierò con Natsuko Tora, regalando a quest'ultima la vittoria. Ma non finisce qui, perché al termine del match, con il pubblico ancora sotto shock, Tora annunciò la nascita di Hate e il turno ufficiale di Saya Kamitani, che abbracciò l'oscurità diventando ciò che oggi conosciamo come Phoenix Queen. Una trasformazione radicale, totale, e lasciatemelo dire, Phoenix Queen è, secondo me, la miglior heel al mondo. Ha una personalità magnetica, un carisma spaventoso e un talento smisurato. So che non tutti saranno d'accordo, ma per me oggi Saya Kamitani è il pilastro della Stardom e ciò che tiene viva questa compagnia che ha attraversato un periodo di grandi cambiamenti e ritiri dolorosi. Eppure, grazie a un personaggio come lei, la Stardom riesce ancora a brillare. Da quel momento Saya si è adattata sempre più alla sua nuova identità, diventando una delle protagoniste assolute del 5-Star Grand Prix 2024, dove riuscì ad arrivare fino alla finale. E lì la attendeva proprio Maika. La leader di EXV era determinata a vendicarsi di quel tradimento e in effetti riuscì nel suo intento. Fu Maika a vincere il 5-Star Grand Prix 2024, infliggendo a Saya una cocente delusione. Ma la Kamitani non si lasciò abbattere, al contrario si rialzò più determinata che mai e mise nel mirino Tam Nakano, che nel frattempo era diventata World of Stardom Champion, battendo proprio Natsuko Tora. Saya iniziò così un nuovo percorso che la portò a conquistare la Red Belt a Dream Kingdom, ponendo fine al secondo regno di Tam Nakano. Fu l'inizio di una rivalità epica tra due delle figure più amate e allo stesso più controverse della Stardom, rivalità che si concluse con un momento drammatico e indimenticabile: il ritiro di Tam Nakano, avvenuto a All Star Grand Kingdom il 27 aprile 2025. Una data che resterà impressa per sempre nella mente di ogni fan, ma anche nella memoria di Natsupoi. Sì, perché da quel giorno Natsupoi ha giurato vendetta, non solo per la fine di Tam, ma per tutto ciò che Saya rappresenta. Per lei conquistare la Red Belt non è solo un obiettivo
personale, è un mezzo per distruggere la figura della Phoenix Queen, per spogliarla della sua corona e mostrarle che l'oscurità non può vincere. Ma attenzione, anche Natsupoi ha un legame speciale con Sapporo Rendezvous. Esattamente un anno fa, in questo stesso evento, conquistò per la prima volta in carriera il Wonder of Stardom Championship, battendo Saoriano in uno dei match più belli nella storia recente della Stardom. È vero, il suo regno non è durato quanto ci aspettavamo, ma in quei 155 giorni Natsupoi è stata una campionessa vera. Ha fatto brillare la white belt con match spettacolari e intensi, mettendo in mostra la sua straordinaria bravura. Forse solo una lottatrice è riuscita a far risplendere quella cintura più di lei nel recente passato, proprio Saya Kamitani, ed è proprio questa Saya oggi che si para davanti a Natsupoi con tutta la sua potenza, senza alcuna intenzione di abdicare. Quello che ci aspetta a Sapporo Rendezvous è un match che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più iconici nella storia del wrestling femminile mondiale. Due delle migliori al mondo, una contro l'altra, ancora una volta. Ma questa volta in palio non c'è solo un titolo, c'è il futuro della Stardom. Chi guiderà davvero questa compagnia verso un nuovo orizzonte? Chi sarà il faro in grado di illuminare la via in mezzo a tante incertezze? Io personalmente un'idea ce l'ho, ma prima di rivelarvela lasciatemi dire una cosa. Indipendentemente dal risultato, questo match sarà un evento memorabile, un evento che ricorderemo a lungo. Ma ora sì, è il momento del mio pronostico. Per me Saya Kamitani manterrà la cintura. A ridosso del 5-Star Grand Prix non vedo la Phoenix Queen pronta a cedere il trono. Certo, Natsupoi è un'avversaria straordinaria, una delle più talentuose che Saya abbia mai affrontato. È veloce, imprevedibile, tecnica e dotata di un repertorio invidiabile, ma Saya oggi è semplicemente imbattibile. È nel suo momento di forma migliore, è concentrata, è determinata, è nata per regnare. Ecco perché credo che il 5-Star Grand Prix possa rappresentare davvero il momento della svolta. Non per Saya, ma per chi riuscirà ad emergere dal torneo. E attenzione a nomi come quelli di Hanan e Starlight Kid, che sembrano oggi le principali indiziate per la vittoria del torneo. Due lottatrici giovani, forti, in rampa di lancio, pronte a prendersi tutto. Ma anche qui potrei sbagliarmi, perché il 5-Star Grand Prix è sempre imprevedibile e perché Saya Kamitani, con la forza che sta mostrando, potrebbe persino battere chiunque emerga da lì come vincitrice. Il punto è proprio questo. Oggi Saya Kamitani è il volto della Stardom, un volto oscuro, controverso, affascinante, ma comunque un volto. E quindi sarà davvero possibile fermarla? Solo il ring potrà rispondere a questa domanda. E detto ciò, siamo arrivati alla fine, anche oggi alla fine di questo video. Ma ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo match, chi secondo voi vincerà e se credete davvero che Saya sia destinata a continuare il suo regno. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, lo spazio completamente dedicato al magico mondo del wrestling femminile. Grazie a Donne tra le corde potete restare sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda le vostre atlete preferite. Io sono Chierito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore per essere stati con me e alla prossima. Bye poi!